Ciao a tutti e benvenuti o bentornati al mio canale, mi chiamo Alessia Sergiona e oggi progetteremo il tema di dicembre che sarà ispirato alle solite cosine di Natale, quindi omini di panni e zenzero, candy cane, stelline, cose rosse, cose dorate, eccetera. E sulla base di questi elementi ho voluto ispirarmi al tema di ottobre, quindi creare dei pattern, non solo per semplificarmi la vita io, quindi metterci molto meno tempo a realizzarlo, ma anche per voi, perché ho visto che l'avete apprezzato di più il tema di ottobre rispetto a altri temi illustrati e mi rendo anche conto che sia molto più semplice da replicare e da adattare alle proprie esigenze, perché immagino che comunque non tutti quelli che guardano i miei video lo ricreano e non tutti quelli che lo ricreano di conseguenza lo fanno uguale identico, perché penso che comunque ci sia qualcuno che lo debba adattare alle proprie esigenze o anche semplicemente se ha una bistracca in più, quindi deve aggiungere qualcosa, e se è un pattern è più semplice, se è una cosa illustrata è molto molto più difficile. Quindi spero che comunque questo tema vi piacerà, è davvero semplice, carino, d'effetto e vi porta via davvero poco tempo, quindi spero che lo apprezziate. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che giù in info box trovate tutte le cose che ho utilizzato, le liste Amazon, liste desideri, eccetera. E prima di iniziare vi devo fare un annuncio, nonché non so se avete visto l'ultimo video, quello dello specchio in DAS, in ogni caso ve lo lascio qui da guardare in caso voleste guardarlo alla fine di questo video, giustamente prima guardate questo. E in merito a questo ho iniziato a fare delle mie creazioni in argilla che asciuga l'aria, nonché DAS, quello più comunemente conosciuto, ma ce ne sono diverse, e per Natale, quindi addobbi per l'albero di Natale, vasetti, eccetera. E con queste creazioni sarò al mio primo mercatino in provincia di Vicenza, quindi se siete di passaggio guardate sul mio profilo Instagram, perché lì ci sono le indicazioni su come arrivarci, quanto dura la giornata, eccetera. E mi farebbe davvero piacere se qualcuno di voi passasse a anche semplicemente farmi un saluto, conoscerci, eccetera. Questo mercatino durerà solo la giornata dell'8 dicembre e è in occasione dell'accensione dell'albero di Natale di questo paese, che è Nogarazza, che è in provincia di Vicenza, e durerà, diciamo, fino alle 6:30, cioè circa più o meno quando arriverà Babbo Natale per i bambini, diciamo. Però comunque io sarò lì tutta la giornata con le mie creazioni e sono troppo emozionata per questa giornata, non vedo l'ora. Spero che sia anche bel tempo, perché altrimenti la cosa diventa un po' complessa da gestire, però comunque dai, ci credo. E magari vi farò anche un vlog, fatemi sapere se potrebbe interessarvi un vlog, spero di riuscire a registrarlo più che altro, però dai, dovrei riuscirci. E niente, volevo condividere con voi questa piccola gioia della mia vita ogni tanto e fatemi sapere se avete intenzione di passare, volentieri vi illustro un po' anche la situazione, la strada, eccetera. Bene, vi auguro una buona visione e fatemi sapere se il video vi piacerà. Allora, iniziamo come sempre cancellando tutti i disegni con la gomma pane, perché sennò dopo si vedono troppo le linee con la matita e a volte non riesco neanche a cancellarle in realtà. Comunque, ho iniziato facendo appunto il lettering December in mezzo e ho fatto il lettering centrale perché ultimamente li faccio sempre o in alto o in basso, comunque li faccio un po' strani, invece dai, in centro secondo me ci sta a metterlo ogni tanto. E poi ho iniziato ad aggiungere i vari elementi, quindi candy cane, che ho fatto prima l'outline con fineliner nero, che è praticamente la punta opposta di quello che vedete che sto utilizzando come brush pen. Sono dei brush pen che avevo comprato sul sito di Notebook Therapy, se non sbaglio. E appunto ho iniziato appunto con i candy cane perché erano quelli che si differenziavano col rosso. Ho usato un bordeaux per la scritta December, invece ho usato un rosso un po' più rosso Natale per i candy cane. Qui dopo ho utilizzato l'omino in pan di zenzero che avevo fatto lo stampino, diciamo, l'ho stampato in 3D, però voi, come dicevo, potete utilizzare anche uno stampino, diciamo quelli da dolci, che magari sono addirittura più piccoli e più fini, vi permettono di ricalcare meglio la forma. E poi ho aggiunto le stelline varie per completare un po' il pattern.
Consiglio per creare il pattern sempre perfetto è partire sempre dagli elementi più grandi, quindi in realtà io prima, quando ho fatto il disegno a matita, sono partita con il disegnare prima gli omini in panni e zenzero più o meno dove dovevano collocarsi e quanto grandi erano, e poi con gli elementi medi e poi quelli piccoli e poi quelli riempitivi che sarebbero appunto le stelline secondarie che ho messo dopo, quindi quelle un po' più piccole fatte con la penna. Qui poi ho definito tutte le varie forme e dando un po' di ombre, aggiungendo sempre con la penna gel nera, che è quella della Pilot che uso sempre, che ormai lo sapete, comunque la trovate giù in info box, e poi ho aggiunto un'ombretta con il pennarello grigio alla scritta December, in modo da dargli un po' più di tridimensionalità. Poi sono passata alla pagina del lettering e la scritta è We wish you a Merry Christmas, classica frase natalizia, e questa l'ho fatta tutta con il brush pen Bordeaux prima e poi appunto sono passata una seconda volta per ingrossare quello che mi interessava, e qui vedevo che non c'era tanto contrasto e si faceva fatica a capire la differenza tra i dirigori e le varie parole, le varie lettere della frase, che quindi sono passata prima appunto a ingrossare tutto quanto, poi ho aggiunto una seconda ombra con il rosso carminio, quindi farlo risaltare un po' di più, e poi sono passata anche con la penna gel nera, sempre per dare ancora più contrasto alle varie lettere, così che risaltassero meglio, e finalmente sono riuscita a farle risaltare, diciamo. E niente, quindi questa è la cover page, mi piace un sacco, ho aggiunto delle stelline e era completa. Poi sono passata agli habits che non avevo ancora disegnato prima di questo video, quindi ho usato il solito stampino a forma di omino e ne ho fatti 4, ogni stampino conteneva la parola, almeno nella mia testa conteneva la parola dell'habits, quindi 2 litri di acqua al giorno, eccetera. Poi ho avuto un'illuminazione che non ci ho mai pensato prima d'ora e non so perché non ci abbia mai pensato, perché è comodissimo, il fatto di usare questo washi tape di Legami, che trovate proprio così nel sito con il suo dispenser, che è un washi tape a quadretti e praticamente la striscia ha 6 quadretti pieni, quindi dato che sono 3 strisce da 3 ho detto faccio due strappi da 10 quadretti e poi ho 30 quadretti, che sarebbe giusto, e non ci ho mai pensato, però vabbè, sono arrivata a dicembre, ci ho pensato a dicembre e devo dire che ti semplifica un sacco la vita, anche perché così non viene pesante come disegnarlo con una penna nera. Sì, ok, potrei usare un fine liner grigio, però ho sempre preferito farlo con una penna nera, non so il motivo, e farlo con appunto questo washi tape a quadretti mi ha semplificato un po' la vita e ha reso anche il tutto un po' più elegante, secondo me. Ho fatto la scritta Habits con il solito brush pen Bordeaux e l'ho ricalcato poi con il grigio, ho fatto l'ombretta sempre con il grigio anche ai vari Habits, e poi ho aggiunto le scritte dei vari tracker, quindi appunto workout, no candy, quindi sarebbe mangiare sano in realtà, 2 litri di acqua, poi non mi ricordavo qual era il quarto ed era postare appunto perché non lo faccio mai ed è un habits che purtroppo è tra quelli più scarni, quelli che non riesco mai a portare a termine. Comunque sono venuti troppo cicciotti questi habits e mi piacciono un sacco. Passando poi alla pagina dei social, che è quella di fianco, non sapevo se scrivere social come sempre perché a volte viene un po' pesante e mi sembra un po' ripetitivo, quindi ho voluto provare a fare un layout diverso in modo che si capisse che fossero i social ma senza scrivere social. E quindi ho fatto 4 candy cane, che sono uno per ogni social, quindi Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, dove sotto andrò poi a scrivere il quantitativo di follower, seguaci eccetera che ho ricevuto a fine appunto di dicembre. E poi volevo fare un box sotto con il solito content ideas, cioè quando praticamente le idee che mi vengono durante il mese per i vari contenuti. E devo dire che secondo me come pagina non è venuta male, anzi è stato un po' complicato cercare di capire come far risaltare al meglio il fatto che fossero i social, però dopo ho pensato cacchio, potevo fare la letterina, e allora ho fatto la letterina di Natale con tutte le idee per i social, e secondo me ha comunque tenuto la coerenza visiva con il resto del tema, ma senza essere ripetitivo dal punto di vista di scrivere magari social in mezzo eccetera.
Quindi dai, mi è piaciuto anche questo. Forse è sempre un po' incasinata come pagina, però dai, comunque mi è piaciuta. Qui avevo già scritto expenses, incomes, eccetera, perché mi sono presa un po' in anticipo da questo punto di vista, che mi serviva appunto pianificare un po' il mese di dicembre tempo fa e dovevo capire quanti giorni aveva, eccetera, quindi mi sono già scritta i giorni, però ho aggiunto diciamo la scritta dicembre, stavolta in basso, anche se in realtà lo spazio per scriverlo sarebbe in alto, però questo mese volevo essere proprio disruptive e quindi l'ho messa in basso. E poi ho messo le varie letterine dei giorni della settimana e poi sopra volevo aggiungere sempre il solito pezzi di pattern, insomma, quindi ho fatto alluminio, banda di zenzero, un candy cane al contrario che spunta dall'alto e poi ho un po' completato con varie, diciamo, riempitivi, ecco, che se li chiamo sempre così almeno è un po' più giusto. E poi appunto lì non ero proprio sicura di voler fare quello che vedrete che sto per fare, cioè quello di delineare la pagina, però ho questa mania che deve essere delineato per bene il calendar, che quindi l'ho dovuto delineare, però vabbè dai, non è venuto neanche così sbagliato, ci sta, più che altro perché poi faccio confusione con le cose che sono in grigio a cui ho disegnato sopra, essendo precompilato, però da gennaio questo problema non ci sarà più perché tornerò a un'agenda non precompilata finalmente, che quest'anno mi ha dato del filo da torcere non da poco questa agenda, però devo ammettere che è stata comunque una bella sfida perché cercare di uscire dagli schemi su degli schemi è difficile, però dai, ci è piaciuto, l'abbiamo fatto e l'anno prossimo si ritornerà sui propri passi con il diario non compilato. Ecco, questo è il mio tema, spero vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale per altri video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!